Riders e bentornati sul canale di Bikes for Eddie, io sono Eddie. Vale la pena di iniziare con una moto degli anni 80? Benvenuti sul canale, nel video di oggi voglio analizzare con voi un punto di vista interessante che mi è stato suggerito oggi dal mio amico Vittorio, e cioè vale la pena iniziare a imparare ad andare in moto con una moto che ha 20 anni o magari 30 anni? Scopriamolo insieme. Allora, cerco di partire dal fondo, secondo me sì, altrimenti non mi vedrete con il cappellino di lana in testa mentre sto trafficando sul mio Touareg del 1988 in una freddissima giornata invernale. Perché secondo me vale la pena di iniziare a imparare a guidare con una moto degli anni 80? Beh, per diversi motivi, ve ne nomino almeno 4 e poi vi racconterò anche 3 punti che secondo me invece sono un pochettino delicati, dei punti deboli a cui fare attenzione se volete intraprendere questa strada. Partiamo con il primo. Iniziare con una moto degli anni 80 ha un grandissimo vantaggio, soprattutto per il portafoglio. Infatti si possono trovare tantissimi modelli e tante occasioni di moto usate che con poche centinaia di euro, magari con qualche migliaio di euro, possono essere portate a casa e su cui possiamo iniziare a metterci a lavorare. I prezzi dell'usato, lo vedete, sono diventati assolutamente folle. Provate a pensare a quanto costa comprare una moto usata per andare in pista. Un esempio classico che io porto è quello della Yamaha R6. Fino a qualche anno fa, un paio di anni fa, si trovavano a 4.500-5.000 euro e le più belle arrivavano a 7.000. Adesso l'entry level per delle moto che sono già molto datate è diventato 7-8.000 euro e si arriva anche a 10.000 euro. Di conseguenza scendere un pochettino con il prezzo comporta anche accettare dei compromessi, come ad esempio prendere una moto che è un pochettino più datata. Se il nostro intento è quello di iniziare a fare qualcosa e capire se ci piace, può essere andare in pista, può essere andare fuori strada o addirittura può essere andare per strada e prendere la patente, perché non iniziare con una moto più vecchia? Inoltre, se noi andiamo un pochettino indietro col tempo e non abbiamo la fissa di un modello specifico, abbiamo anche una varietà di scelta che sarà di gran lunga maggiore, proprio perché il mercato è più ampio, tutto sommato i prezzi sono più contenuti e data l'offerta maggiore sarà anche più facile trovare un'occasione che sia adatta per noi. Secondo motivo per cui secondo me vale la pena di iniziare con una moto degli anni 80 è indubbiamente il suo fascino. La vedete qua alle mie spalle, la Aprilia Touareg 350 del 1988, quando ero un ragazzino, per me rappresentava il sapore della libertà, dei grandi ride sahariani, del deserto, degli spazi aperti. Ancora oggi ha nel mio immaginario esattamente gli stessi valori. Il fascino di una moto che abbia 20 anni o 30 anni si percepisce dai rumori, dagli odori, dal fatto che sia tutto completamente analogico e anche un pochettino imperfetto, dall'accoppiamento delle plastiche al funzionamento del motore. Sicuramente una moto che ha 30 anni avrà dei problemi, ma di questo ne parliamo più avanti all'interno del video. Sicuramente lascerà qualche traccia di olio, ma non perde olio, sta segnando il territorio. Sicuramente avrà qualche scricchiolio o qualcosa che non funziona, ma sono tutti degli elementi che fanno sì, perlomeno per me, che questa moto venga percepita come viva, come pulsante, come qualcosa che racconta una storia, anche soltanto del suo passato e di come è stata costruita e assemblata e anche progettata. Il fascino appunto deriva da tecnologie costruttive e materiali diversi. Infatti, se in questo momento io sto cambiando la batteria alla mia Touareg 350 per andare a fare un giro nei prossimi giorni, e mi rendo conto che la tecnologia costruttiva degli anni 80 ovviamente era proprio radicalmente diversa da quella che viene utilizzata sulle moto moderne, anche all'interno dello stesso brand. Quello che una volta si faceva con 10 viti adesso si fa con una, ma questo non fa altro che contribuire al fascino di una motocicletta e soprattutto mi permette e ci permette e vi permette, se questo è quello che avete intenzione di fare, di capire meglio come sono costruite le moto che utilizziamo anche oggi. Terzo aspetto sicuramente è il divertimento. Punto numero 1 per quanto riguarda la ricerca, l'acquisto, la trattativa, capire se la moto è messa bene e se può essere la nostra moto o magari la nostra prima moto. E poi la facilità di uso. Infatti le moto degli anni 80 sono delle moto completamente analogiche che hanno delle logiche di funzionamento radicalmente diverse da quelle moderne e soprattutto sono costruite non dovendo tener conto delle logiche anti-inquinamento. Quindi anche un motore piccolino come questo 350, che è un euro 0, ha una potenza e una piacevolezza d'uso radicalmente diversa rispetto a quello di un 350 moderno. Un motore molto più libero, un motore molto più corposo, ha 35 cavalli, ma sono erogati in una maniera molto diversa. E poi non c'è niente, non c'è elettronica, non ci sono controlli, non c'è niente di niente, c'è soltanto la manetta del pilota e il piacere di divertirsi.
Inoltre le moto degli anni 80 hanno davvero pochissimi fronzoli, non ci sono tante cose da regolare, si dà gas, si mettono le marce, si accendono i fari perché all'epoca non erano obbligatori di giorno e ci si va a divertire, veramente poco altro. Ultimo ma non ultimo, ci sono infinite possibilità di pasticciare le moto e in qualche modo di elaborarle. Quella che è alle mie spalle è un esemplare targa oro e di conseguenza è strettamente di serie, al di là delle frecce che siccome sono difficilmente reperibili, ma anche la reperibilità dei ricambi è un discorso che affrontiamo più tardi, è tutta completamente originale e mi piace così. E vi dico di più, la sto sistemando perché nel 2023 vorrei cercare di fare qualche uscita con un enduro d'epoca e magari partecipare a un campionato di regolarità di enduro di epoca. Ecco che allora sarà magari interessante cercare di capire se si può montare uno scarico un pochettino più aperto, se si può montare un paratelaio, un paramotore che sia leggermente diverso. Insomma, esiste una possibilità pressoché infinita di personalizzare una moto che è piuttosto vecchiotta, anche perché, e questo è un altro punto per cui io vi consiglio di partire se dovete iniziare ad andare in moto proprio con una moto degli anni 80, esiste la necessità di arrangiarsi, non c'è niente o pochissimi sono i particolari aftermarket fatti per questo specifico modello e quindi bisogna armarsi di santa pazienza, un po' di ingegno e cercare di risolvere i problemi e abbellire la nostra moto o renderla più cucita su di noi con la capacità di adattarsi. Bisogna infatti cercare di trovare degli escamotage, delle soluzioni e inoltre queste moto hanno una affidabilità che è un punto pro, un punto contro pressoché infinita. Con un fil di ferro e un paio di pinze si aggiusta più o meno tutto. Già, l'affidabilità è anche uno dei 3 punti che secondo me potrebbe farvi desistere dal scegliere una moto degli anni 80 come la vostra prima moto, proprio perché trattandosi di moto piuttosto vecchie, se la manutenzione non viene fatta nella maniera corretta, se non si fanno tutti i controlli, queste moto ci potrebbero lasciare a piedi. Ma niente paura, non avendo elettronica e avendo pressoché solo componenti meccaniche, è quasi impossibile non riuscire a ripararle con un pezzo di fil di ferro e qualche strumento che vi consiglio di tenere sempre dietro se avete intenzione di intraprendere questa avventura. L'affidabilità, già, ecco perché è importante cercare degli esemplari che siano affidabili e longevi e in questo secondo me le moto giapponesi sono la prima scelta che io farei se non fossi un appassionato di Aprilia. La Yamaha XT ad esempio, la Honda Dominator sono degli esempi straordinariamente affidabili di motociclette monocilindriche 600 di quell'epoca che possono rappresentare un'ottima scelta per iniziare ad andare in moto. Il mio consiglio è quello di informarvi bene qui su YouTube ma anche sui forum e cercare di capire quelli che possono essere ex ante i problemi che la vostra futura moto potrebbe avere e capire soprattutto come le persone li hanno risolti nel tempo. Ovviamente, soprattutto su Facebook, ci sono dei gruppi dedicati ai singoli modelli in cui io ho imparato tantissimo, ad esempio proprio sulla mia Touareg 350. Secondo punto un pochettino delicato da tenere in considerazione quando si sceglie di comprare una moto degli anni 80 è la reperibilità dei ricambi. Sì, la reperibilità dei ricambi, perché lo sapete, le case costruttrici sono tenute a produrre ricambi entro 10 anni dalla messa in produzione di un veicolo. Oltre i 10 anni tendenzialmente si cerca di esaurire quelli che sono i fondi di magazzino. Ora, sulla Aprilia Touareg 350 questo non è un problema particolarmente sentito perché tutto sommato, trattandosi di un motore Rotax che è rimasto diffuso, è abbastanza semplice trovare più o meno tutto della moto. Mentre invece sull'altra moto che vedete là dietro alle mie spalle, l'Aprilia SXV 450, la solfa è molto diversa. Infatti ormai sono passati 10 anni dalla dismissione della Aprilia SXV 450 e taluni particolari come ad esempio le bronzine cominciano a diventare difficilmente reperibili. Ecco quindi che è molto importante che voi vi informiate sulla reperibilità dei ricambi prima di acquistare la moto che magari avete sempre desiderato, perché potreste trovarvi in futuro nel non avere i ricambi a disposizione. A tal proposito, un altro consiglio che mi sento di dare è quello: se intuite che la moto che volete comprare avrà una difficile reperibilità dei ricambi, e di acquistare immediatamente un secondo motore, anche in condizioni non perfette da mettere a posto con il tempo, oppure da servirvi da cassa ricambi per il futuro. Terzo e ultimo, ma non ultimo punto, un po' a sfavore o diciamo un punto di attenzione se decidete di iniziare con una moto degli anni 80 è quello di tenere d'occhio le omologazioni, perché magari nel corso del tempo soprattutto i pneumatici o le luci sono cambiati e non si può più reperire la misura originaria, quindi bisogna capire esattamente che cosa fare, le revisioni periodiche nel tempo per lo stesso motivo e soprattutto la parte di manutenzione. Già,
La manutenzione di una moto che ha qualche anno in più è sicuramente molto più impegnativa di una moto moderna e bisogna cercare di affidarsi a delle persone che conoscono nello specifico quel modello. Come vi ho detto prima, nella maggioranza dei casi è abbastanza semplice riuscire a cavarsi di ogni impiccio con un po' di fil di ferro e un buon set di chiavi, però per fare la manutenzione specifica è davvero meglio affidarsi a qualcuno che se ne intenda. Ad esempio il motore 350 monocilindrico Rotax che vedete alle mie spalle da sempre ha avuto una piccolissima debolezza alla cinghia di distribuzione. Io l'ho scoperto perché purtroppo l'ho spaccata, credo al primo o al secondo giro. Nulla di grave, lo trovate immediatamente, è un ricambio che costa 29 euro. Non è una cinghia che comanda la distribuzione primaria, però è una cinghia che comanda i servizi, quindi sarebbe meglio non romperla mai. Questo consiglio ovviamente è quello di reperire immediatamente una cinghia di ricambio. Me lo diede il meccanico che all'epoca frequentavo e a cui portavo la mia moto, che era esperto proprio nelle moto nei monocilindrici da enduro degli anni 80 e 90. Bene, vi ho raccontato 4 pro e 3 contro del iniziare la vostra carriera motociclistica con una moto degli anni 80. Io vorrei sapere che cosa ne pensate, se voi come prima moto vorreste scegliere una moto degli anni 80 oppure magari volete qualcosa di più moderno. Sul mercato se ne trovano tantissime, in particolare le mie preferite e secondo me quelle più affidabili sono le monocilindriche di 600-650 cm3 della fine degli anni 80 e dell'inizio degli anni 90. Per me è un periodo molto particolare perché rappresenta il periodo in cui stavo crescendo e sicuramente quelle moto per me hanno un fascino particolare, ma credo che ancora oggi abbiano molto da dire, sia in termini tecnologici, ma soprattutto in termini di affidabilità. Quindi rischiate di portarvi a casa un buon affare che vi seguirà per il resto della vostra vita e soprattutto avrà una semplicità di utilizzo, a mio modo di vedere, superiore a quella delle moto moderne e inoltre vi garantirà un prezzo di acquisto più basso e soprattutto la leggerezza di poter dire: va bene, sto facendo dell'esperienza, se qualcosa si spacca, se cado, non ho investito magari un anno di lavoro nel comprare una moto nuova. Fatemi sapere che cosa pensate di questo video e dell'iniziare la vostra carriera motociclistica con una moto un po' più vecchiotta nello spazio dei commenti qui sotto. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e magari lasciarmi un bel like, un pollicione verso l'alto se avete passato qualche minuto piacevole in mia compagnia. Per il video di oggi è tutto, adesso torno a fare la manutenzione al Touareg 350 e spero di mostrarvelo presto nelle migliori condizioni possibili e magari portarvi con me a fare un piccolo giro in enduro. Per il video di oggi è tutto, noi ci vediamo la settimana prossima e ciao riders!